e benvenuti nel video delle location del film The Blair Witch Project. Il film è stato girato principalmente a Burkittsville e altri paesini nel Maryland. Sono riuscito a trovare quasi tutte le location, compresa la foresta di Coffin Rock. Questo è il cartello Benvenuti a Burkittsville, che si vede inquadrato all'inizio del documentario dei ragazzi. Per trovare la locazione esatta ho cercato il cimitero che si vede in questa inquadratura. Il cartello è cambiato, ma si può vedere che era messo proprio in questo punto. Si vede il cimitero qui, a sinistra, anche il palo qui, uguale. Ci può entrare anche dentro il cimitero. Ho trovato le stesse lapidi inquadrate, guardate queste. Vedete qui? Questo è il punto dove Heather racconta nel documentario la storia del paesino del Maryland e fa il discorso sulla memoria scolpita nella pietra. Adesso ce ne sono tantissime di più, ma è normale, sono passati tanti anni purtroppo. Guardate, qui c'è quella con la scritta Arnold che si vede dietro i ragazzi sempre nelle scene nel cimitero. Vi allego lo screenshot. La casa di Mike invece si trova a Brookville e guardate un po', è ancora tutto uguale. I vasi qui, le lampade, la porta, persino lo stesso numero civico scritto storto. Salutiamo l'operaio, ciao! Ho trovato anche il ristorante dove intervistano la ragazza che dice della sorella che ha frequentato la Blair High School. Qui attaccato alla porta c'era un fantasmino e delle zucche di Halloween di carta. Adesso non è più un ristorante, appartiene al Colony Supply Center. Vediamo cosa c'è davanti. Boia. Qui ci manca solo il vecchiettino col fucile seduto, ma probabilmente c'era, L'omino di Google Maps ha aspettato andasse a bere il whisky prima di passare con la macchinina, se no si beccava una fucilata. Tra Burkittsville e Beallsville, ho questi nomi, scusatemi tantissimo, si può trovare il negozio fuori dal quale viene raccontato dei bambini spariti nel nulla. Nel nulla. Oggi è così. Eccolo, lo Stoops Market. E i ragazzi chiedono al signore del negozio se ha mai sentito parlare della strega di Blair e lui risponde: "Oh sì, è una storia vecchia, molto vecchia". Poi lo intervistano qui fuori dal market, si riconoscono, guardate qua, le montatine in legno uguali. Poi qui il signore inizia il suo discorso parlando del vecchio eremita che viveva in cima alla montagna, bla 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 bla. Passiamo adesso invece alla casa del finale di The Blair Witch Project, che era una vera casa abbandonata chiamata Griggs House. E secondo il rilevamento storico, la Griggs House è stata costruita a metà del XIX secolo ed è stata ristrutturata all'inizio del XX secolo. Dopo l'annuncio che la Griggs House sarebbe stata demolita, i fan del film Blair Witch Project hanno protestato contro la demolizione, ma le proteste della comunità hanno fermato la demolizione per poco tempo e infatti adesso la casa purtroppo è stata demolita. Per ultima abbiamo invece la foresta di Coffin Rock. Eccola qui, si trova al Seneca Creek State Park ed è un'area ricreativa pubblica gestita dal Dipartimento delle risorse naturali del Maryland. Sono riuscita a trovare la strada dove parcheggiano l'auto. Questa qui. Si riconosce qui, anche qui. E andando invece dall'altra parte della strada ho trovato la stessa casetta che si vede nelle riprese. Eccola.
Dentro... Aia! Dentro la foresta ci fa andare in questo punto qui, dove è vicinissimo da quelle parti a nord del Great Seneca Creek. Dovrebbe esserci il laghetto dove intervistano i due signori che pescano. Quest'area comunque è veramente enorme, comprende, ho letto, oltre 6.300 acri. E facendo una lunga ricerca su internet ho trovato anche altri punti registrati con le foto sferiche al Seneca Creek State Park. Eccole! Il video delle location virtuali di The Blair Witch Project termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!